Se esiste un inferno sulla Terra, ad oggi quello è senza dubbio la Libia. La Libia è un caso di studio molto interessante per analizzare il traffico di migranti. Dalla morte del Rais Gheddafi nel 2011, il paese è diventato una terra di nessuno, dove il traffico di esseri umani non ha nulla da temere se non che il meteo e i gruppi armati. Il fenomeno del contrabbando di esseri umani da e verso la Libia non è un fenomeno nuovo. La Libia per decenni è stato un paese di transito e di arrivo. Lo stesso Gheddafi, nella metà degli anni 2000, conscio della posizione strategica della Libia, minacciava regolarmente l'Europa con la frase «posso aprire i rubinetti delle rotte migratorie quando più preferisco». Nel 2009 l'Italia pagò 5 miliardi di dollari per tenersi buono in Rais. Ma guarda, questo mi ricorda quello che accade oggi nella rotta balcanica tra l'Unione Europea e il signor... I numeri degli sbarchi raggiunsero un picco nel 2014-2015, quando sulle coste siciliane sbarcarono circa 140.000 migranti. Nel 2010-2011 i profitti di questo business ammontavano a 105 milioni di dollari. I dati recenti sono contrastanti, ma secondo Reuters, nel 2015, la sola Libia avrebbe garantito agli agenti che trafficano in questo business un giro di 323 milioni di dollari l'anno, massimi profitti per minimi rischi. Per capire meglio le cose, non dobbiamo dimenticarci di un dettaglio molto importante. Per chi opera nel business dei migranti, i migranti purtroppo sono una merce. Merce che porta denaro e potere in un territorio senza legge. Avvertenza, il video di oggi non è sulle ONG, per quello ci vorrebbe un video a parte. Oggi parliamo essenzialmente di Libia e anche in termini molto introduttivi che spero di ampliare con altri video in futuro. Partiamo. Il traffico di migranti ha subito un duro colpo negli anni 90, nel momento in cui le tradizionali rotte marittime attraverso il Mediterraneo, per l'Italia e per la Spagna, vennero tutte sottoposte a controlli più serrati da parte delle autorità doganali, portuali e marittime. Le difficoltà nei mercati principali dell'epoca, quelli che partivano dall'Albania e dalla Tunisia verso l'Italia e quelli dal Marocco verso la Spagna, spinsero i trafficanti di esseri umani a cercare nuovi siti di imbarco. L'occasione rende l'uomo ladro e il destino volle che in Libia l'uomo diventasse Lupin. La compiacenza di Gheddafi prima e la sua caduta poi contribuirono a espandere drasticamente questo business. Negli ultimi 10 anni, secondo i dati delle Nazioni Unite, circa il 9% dei migranti irregolari individuati in Europa proveniva dall'Africa occidentale, in particolare dal Senegal. Secondo questi studi, circa il 63% erano maschi tra i 20 e i 30 anni e di questi appena il 13% si sarebbe laureato nel paese di origine. Sempre secondo lo studio, più della metà dei migranti avrebbe ammesso di non vivere nell'estrema povertà, almeno secondo gli standard locali. Di questi, 2/3 in madrepatria erano agricoltori, tassisti o piccoli commercianti. La maggior parte non fuggirebbe dalla totale indigenza, ma farebbe una scelta consapevole per migliorare le proprie condizioni di vita, considerando anche il fatto che l'80% di questi avrebbe familiari o conoscenti sparsi per l'Europa. Tralasciando la principale rotta balcanica e greca, che seppur importante non rientra nell'argomento di oggi, le rotte migratorie nel continente africano possono suddividersi in due direttive. La prima dall'Africa orientale verso la Libia, in particolare da Etiopia, Somalia, Eritrea e Sudan. Nel 2017 questa rotta coinvolse 55.000 migranti. La seconda, e quella più grande, è quella che parte dall'Africa occidentale. Qui ci sarebbero due diramazioni secondarie. La prima è quella che interessa Senegal, Mauritania e Sahara occidentale verso le isole Canarie o verso le città di Ceuta e Melilla, territori spagnoli e quindi europei, tuttavia in Marocco. La seconda diramazione è quella che coinvolge la Costa d'Avorio, il Ghana, la Nigeria, il Camerun e il Mali, e che attraverso il Sahara raggiunge le coste libiche, algerine e tunisine. Essendo un paese in subbuglio, la Libia fa da magnete pressoché per tutte le rotte di migranti, dall'Egitto a nord-est, dall'Algeria e dalla Tunisia a nord-ovest, dal Sudan a sud-est e dal Niger a sud. Solitamente le tariffe variano in base al luogo e mezzo di percorrenza. Le alternative per chi proviene dall'Africa subsahariana sono passare dal Mali dal Niger. Nel caso del Niger, Agadez è l'hub principale. Mettiamo caso che Asdrubale vuole passare da Agadez per arrivare fino a Lampedusa. Da qui i costi non sarebbero affatto irrisori. Da Agadez a Seba, nel cuore della Libia, i prezzi varierebbero da 100 a 500 euro. Da Seba fino a Tripoli, Asdrubale per esempio pagherebbe invece un prezzo fisso di 350 euro, mentre da Tripoli a Lampedusa solitamente gli scafisti applicano una tariffa che può variare tra i 1000 e i 1500 euro.
Tutto questo senza contare le tangenti di 1.000-2.000 euro per risiedere a tempo indeterminato nei vari centri di detenzione dislocati sulle coste libiche. Nel migliore dei casi, la tratta richiederebbe circa 2.000 euro. Nel peggiore 3.500. Mon père, il a vendu mon vache, 10 vaches ou 11, après il m'a envoyé ça. Ma torniamo un attimo all'aspetto logistico e geografico. Nel quadrante più pressato della Libia, quello meridionale, la maggior parte dei migranti entra dal Niger, nella cittadina di confine di Tummo, abbandonata dalle forze di sicurezza di Gheddafi nel 2011 e controllata da allora dalla tribù dei Tebu. I Tebu, ex combattenti rivoluzionari e in precedenza pastori nomadi, sostengono di proteggere il confine libico, ma in realtà la loro presenza è alquanto controversa. Molti di loro sono noti alle autorità libiche per la loro corruzione, dato anche il fatto che diversi miliziani non ricevono uno stipendio ufficialmente dal 2013. Il Niger fa parte della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale, altrimenti conosciuta come ECOWAS. All'interno di quest'area, viaggiare verso il confine libico non richiede particolari complessità. Al contrario, entrare in Algeria è un po' più complesso. Gli unici che non hanno bisogno di dimostrare un visto sono gli abitanti del Mali. Sebbene il nord del Mali sia una regione turbolenta e pericolosa, l'assenza di documentazione fa comunque sì che questa sia una rotta prediletta da molti. E così dalla città di Gao, attraverso la statale RN18, i migranti vengono trasportati attraverso il deserto algerino in una tratta decisamente pericolosa fuori strada, fino all'oasi meridionale di Tamanrasset, hub principale dello smercio migratorio dell'Algeria. Da qui, procedendo lungo la N55, la cosiddetta autostrada del contrabbando, i migranti seguono fino a Gat, appena oltre il confine libico. Per attraversare i confini tra Niger e Libia, o Mali e Algeria, i migranti hanno bisogno necessariamente dell'aiuto di un trasportatore. A tal scopo, molti sfruttano i passaggi che i trafficanti organizzano con pick-up e camioncini Toyota lungo le strade del Sahara. Stipati in convogli da 30 persone almeno, in modo da aumentarne i profitti, i migranti si trovano così schiacciati come sardine in una carovana della morte. Il viaggio attraverso il deserto può durare dai 2 ai 3 giorni. Abbiamo innumerevoli storie di migranti che hanno visto cadere dai pick-up in movimento compagni di viaggio svenuti per l'afa, la fame e la sete, non sono certo io a dovervelo dire. Poi ci sono tutti quelli che negano queste cose. Anche nel sud-est della Libia ci sono reti di smercio molto importanti. I migranti dal Corno d'Africa viaggiano da Khartoum, in Sudan, fino al distretto di Kufra, in Libia. Anche se i contrabbandieri, secondo quanto riferito, cercano di evitare sempre la città di Kufra, a causa delle lotte tra le tribù Zwaiya e quelle Tebu, preferendo allungare invece verso l'Egitto. Un'ultima opzione è quella di entrare in Libia dal Chad, ma il problema principale in questo caso sono il massiccio del Tibesti a ovest e l'impenetrabile deserto del Fezzan a est. Arrivati in Libia, i migranti si trovano catapultati in un paese sfibrato da lotte di potere e da sfere di influenza tra numerosissime tribù e gruppi armati che sono emersi dopo la caduta di Gheddafi. La striscia sud-occidentale del Fezzan, come detto, è monopolizzata dai Tebu. Gat e l'estremo sud-ovest sono invece in mano alle milizie di etnia Tuareg legate a quelle del Mali settentrionale e del Niger. Nell'area di Gadames, invece, le brigate Zintani estendono la loro presenza fino alle coste settentrionali della Cirenaica, mentre il nord, da Zuwara fino a Tripoli, cioè il cuore del contrabbando, dove operava l'ormai disciolto governo di accordo nazionale di Serraj, è tuttora suddiviso in sfere di influenza tra brigate Tajuri, milizie Kara e milizie Al-Zawiya, quest'ultime capitanate dal famigerato scafista Bija. Quanto al capoluogo del Fezzan, Seba, a controllarne i traffici è la tribù degli Awulad Suleiman, un clan sedentario che ha fatto fortuna grazie al possesso dell'80% delle stazioni di carburante della città. Seba è un limbo, in cui i migranti vivono per settimane se non mesi. Al loro arrivo in città, i migranti vengono tenuti nelle case personali dei contrabbandieri. A quel punto ci sono due opzioni: essere venduti ad altri gruppi di contrabbandieri oppure consegnati ai funzionari di sicurezza libica. I migranti maschi che non possono permettersi di proseguire il viaggio sono acquistati da uomini d'affari locali e costretti a fare lavori forzati, mentre le donne finiscono nel penoso circolo della prostituzione per prestazioni da $6 con cui pagarsi la seconda parte del viaggio. In un paese come la Libia, le tutele dei diritti sono concetti impensabili. Gli stessi agenti governativi, corrotti fino al midollo, fanno il doppio gioco fingendo di dettare legge e finendo al tempo stesso in combutta con gli stessi trafficanti, i quali a loro volta detengono i migranti nei molti centri di prigionia sparsi lungo la costa. Da notare poi il fatto che in Libia l'immigrazione è una cosa illegale. Questo significa che il trattamento dei migranti avviene in un vuoto giuridico assurdo e che i migranti possono essere arrestati arbitrariamente
e senza alcuna possibilità di avere uno status legale ben definito. Escludendo il sottobosco di strutture illegali, in tutta la Libia esistono attualmente 24 centri di detenzione ufficiali, tutti controllati dal Ministero dell'Interno, ma di fatto in mano a gruppi come la Brigata al-Zawaia o le milizie di Abdul Ragaz, un vecchio ufficiale dei servizi di intelligence di Gheddafi a Tripoli. Evadere da questi centri è cosa fuori discussione e chi tenta la sorte rischia di passare giorni e giorni in buche scavate nella sabbia per punizione. Nell'ottica dei contrabbandieri, i migranti che scappano sono semplicemente soldi che evaporano. Qualora poi questi non riescano in alcun modo a pagare per il trasbordo in Europa, i contrabbandieri risolvono le cose vendendo i singoli migranti per 15.000 euro ad altri gruppi, per lo più egiziani, che operano nel traffico di organi umani. Come riportato dal The Telegraph, un rene può essere valutato fino a $200.000 in un business che genera fino ad oltre $1 miliardo l'anno. In un'intervista alla CNN del 2011 si riportava che in combutta con le tribù beduine fosse coinvolta tutta una serie di equip medica corrotta. Il cuore indiscusso del contrabbando umano verso l'Europa sono 3 città portuali libiche: Zaouia, Zuwara e Sabrata. In particolare molti indicano la spiaggia di Talil, poco fuori Sabrata, come uno dei punti prediletti dagli scafisti. Lo stesso Gheddafi si guardava molto bene dall'inimicarsi i trafficanti di queste 3 città. Le popolazioni berbere di Zaouia, Zuwara e Sabrata sono da anni afflitte da una grave disoccupazione, che ha avuto il solo merito di incentivare il contrabbando. E se prima con Gheddafi il traffico era in mano a poche potenti famiglie locali, adesso è diventato un libero mercato senza regole e agenti, per lo più gestito ai vertici da piccoli imprenditori che si sono fatti una nomea in tutto il Nord Africa, in una rete di relazioni che arriva persino fino alla Nigeria e al Senegal. I magnati al vertice di questo business si limitano a supervisionare le attività a distanza, senza neanche minimamente sporcarsi le mani, ed è così che, come descritto in un report del 2017 dell'istituto olandese Clingendael, un faccendiere di nome Abdurrakaz Ismail, per esempio, gestirebbe i suoi affari in tutta sicurezza da Dubai, acquistando e comprando regolarmente migranti per poi spedirli in Europa. Tra gli squali più affermati troviamo nigeriani e ghanesi, che sono i più abili a mantenere le connessioni con il Nord Africa. Ad Agadez, in Niger, ad esempio, questi individui sono conosciuti con il termine Chaga, una parola in lingua Hausa che significa letteralmente operatore commerciale. I Chaga possiedono case sicure e ghetti sparsi in tutta la Libia, nei quali delegano i ruoli di amministrazione ai vari sottoposti per poche centinaia di euro al mese. Come è intuibile, sono molti gli interessi che incentivano ad essere attivi in questo business. In Libia i profitti del contrabbando sono uno strumento utile per arrivare prima degli altri ad acquisire influenza politica e garantirsi di conseguenza l'accesso alle principali risorse energetiche del paese: petrolio, gas naturale e minerali come il gesso. Un po' più in basso nella catena di comando ci sono gli intermediari, i cosiddetti connection men in inglese, i reclutatori. Spesso individui dell'Africa occidentale, i reclutatori sono responsabili di racimolare gruppi di migranti e organizzarne il trasporto in Libia insieme agli armatori locali. Una volta che il migrante e il reclutatore si accordano sulla tariffa pattuita, un banchiere, tra virgolette, conosciuto da entrambi, viene incaricato di raccogliere e trattenere il denaro anticipato. Il migrante paga di solito 1/3 del compenso al reclutatore e lascia i restanti 2/3 al banchiere, il quale provvederà a consegnarli al connection man soltanto quando il migrante arriverà sano e salvo in Europa. Con il denaro anticipato il reclutatore può permettersi così di organizzare il trasporto, ma anche le tangenti necessarie a corrompere le autorità libiche, specialmente quelle della Guardia Costiera. Dato che accogliere abbastanza persone per riempire un barcone può richiedere del tempo, i migranti vengono ammassati in condizioni precarie in strutture fatiscenti e soprattutto a tempo indeterminato e non gratuitamente, 20 euro al giorno, vitto e alloggio compreso, se così vogliamo chiamarli. Ovviamente senza telefono e schede SIM. Queste vengono tolte dai cellulari per questioni di sicurezza. Al massimo vengono inserite soltanto quando i contrabbandieri insistono per farsi spedire altri soldi dai familiari che sono rimasti nei vari paesi subsahariani. In fondo alla catena di questo business troviamo infine i cosiddetti passeur, camionisti e guardie di vario tipo, spesso ex migranti, che negoziando i prezzi di trasporto e raccogliendo le imposte di viaggio hanno imparato a guadagnarsi di che vivere con questa attività. Molti degli autisti che portano i migranti attraverso il Sahara provengono da gruppi nomadi. Alcuni di questi persero parte del loro
bestiame in una siccità degli anni 70 e successivamente a questo evento si dovettero reinventare per trasportare persone e merci attraverso il deserto. A favorire tutto questo è la corruzione a 360 gradi delle autorità libiche. Su 50 migranti intervistati dalle Nazioni Unite, oltre la metà avrebbe riportato di aver acquistato falsi documenti proprio da funzionari corrotti. Una menzione particolare va fatta poi ai social network, che oggi facilitano moltissimo il compito ai trafficanti nel trovare migranti e anche gestire i pagamenti. Secondo la ricerca Surf and Sound, condotta dall'Università di Trento e finanziata dalla Commissione europea, Facebook e Instagram svolgerebbero un ruolo significativo. Su Facebook, per esempio, esistono gruppi nei quali si reindirizzano i migranti ad acquistare passaporti italiani chiaramente falsi, come anche pagine dove gli scafisti sponsorizzano i propri viaggi verso le coste europee. Molti di questi scafisti creano pagine Facebook mascherandole per agenzie di viaggio, in grado di fornire visti, contratti di lavoro e documenti di residenza per i paesi europei. In questo caso è molto famoso l'esempio degli scafisti algerini che si facevano i selfie mentre si dirigevano con le loro barche nel sud della Sardegna. Nella ricerca condotta dall'Università di Trento si riportava la seguente conversazione avvenuta su Viber tramite un utente e un account fake aperto da scafisti. Voglio far arrivare mio fratello marocchino dalla Turchia all'Italia. Ha perso tutti i documenti e si trova in Turchia clandestinamente. Cosa può fare? La risposta fu: tuo fratello ha 3 opzioni diverse. La prima, passare direttamente dalla Turchia all'Italia con uno yacht turistico di 20 metri, 60-70 persone. Prezzo 7.000 euro. Lasceremo tuo fratello su una spiaggia non sorvegliata a 20 minuti da una stazione ferroviaria. La seconda opzione, dalla Turchia alla Grecia e poi dalla Grecia all'Italia. Prezzo 6.200 euro. La terza opzione, invece, sarebbe dalla Turchia alla Grecia e poi dalla Grecia all'Austria, via terra. 800 euro. I viaggi sono sicuri? Se Dio vuole, il viaggio è sicuro. I migranti sono e continueranno ad essere purtroppo un pilastro di vitale importanza per l'economia sommersa della Libia. Le indifferenze dell'Europa e la compiacenza di certe organizzazioni occidentali non hanno fatto altro che rinforzare questo fenomeno, la cui soluzione sembra al momento impossibile. Ma una cosa è certa: non si potrà risolvere la crisi dei migranti senza prima risolvere i problemi della Libia. Come al solito, ragazzi, vi ringrazio enormemente per avermi accompagnato fino alla fine di questo video. Vi ricordo che le fonti le potete trovare in descrizione, idem per quanto riguarda tutti i sistemi di supporto economico a questo canale di divulgazione, che si sorregge essenzialmente su Patreon, YouTube o PayPal. Vi ringrazio enormemente. Ci sentiamo presto la prossima settimana con un nuovo video. Per Aspera ad Astra.